30 anni dopo la morte di Wycliffe, al concilio di Costanza in Germania, fu dichiarato eretico. Fu firmato un decreto per riesumare le sue ossa e ridurle in cenere. All'epoca il vescovo di Lincoln era un suo vecchio amico e temporeggiò nella richiesta per 5 anni. Cambiò zona e anche il successore vacillò per 8 anni, prima di soccombere finalmente alla richiesta, riesumando le ossa e bruciandole. Dopo aver bruciato le ossa, gettarono le ceneri nel fiume Swift. Ma il significato di questo atto terribile e il simbolismo che avrebbe rappresentato in seguito erano inimmaginabili. Il fiume Swift sfocia nel fiume Avon. Il fiume Avon sfocia nel canale di Bristol e il canale di Bristol, alla fine, arriva nell'Oceano Atlantico. Quindi, simbolicamente, l'effetto del suo operato si sparse in tutto il mondo. È chiamato la stella del mattino della Riforma, perché fu l'inizio di una serie di eventi che, una volta iniziati, divennero inarrestabili. John Wycliffe diede alla Chiesa cristiana forse il più grande dono possibile, la Bibbia. E una volta data, la luce iniziò a splendere e l'oscurità fu allontanata. L'opera di John Wycliffe è fondamentale per la nostra eredità spirituale cristiana perché al centro della nostra fede c'è la Bibbia. Non sottovalutiamo mai la portata dell'opera che possiamo fare. John Wycliffe fu chiamato qui, a Lutterworth, una piccola e pacifica cittadina di campagna, o all'epoca forse solo un villaggio. Se qualcuno di noi oggi fosse chiamato in questa città, potremmo pensare che non è abbastanza buona, o grande, o prestigiosa. Ma egli compì fedelmente il lavoro che Dio lo aveva chiamato a fare e diede alla Chiesa cristiana forse il più grande dono possibile. Ovunque siate, usate i doni e i talenti che Dio vi ha dato, perché non potete mai sapere fin dove si potrà spingere la vostra influenza.